Amici, benvenuti in una nuova spettacolare giornata di viaggio in van. Oggi vi porteremo con noi nella Patagonia cilena, un'area protetta vastissima, ricca di ghiacciai e fiordi, ancora poco esplorata. Pensate che le strade che seguiremo sono state realizzate da pochi decenni. Al momento stiamo costeggiando le Ande e ci troviamo in Argentina ancora per poco. Infatti, dopo aver esplorato le meraviglie delle regioni attraversate dalla famosa Ruta 40, siamo arrivati nella regione di Neuquén, il paradiso per gli amanti della natura. Siamo stati qui molto tempo, sia per goderci il paesaggio e fare qualche passeggiata, ma anche per vivere lentamente come piace tanto a noi nella piccola casa su ruote che ci sta accompagnando in questo viaggio. Nell'ultima città abbiamo finito tutte le riparazioni proprio perché saremo soli per molto tempo e su una strada dove non passa quasi nessuno. Sto parlando della Carretera Austral, una strada panoramica simbolo per tutti gli amanti dei viaggi. Abbiamo deciso di inserirci nell'unica strada che va verso il sud del Cile dalla frontiera di Futaleufú, saltando un costoso tratto via nave che ci avrebbe anche impedito di vedere la zona di El Bolsón e la sua riserva, nel suo periodo di massimo splendore estivo. È vero, non si può vedere tutto, ma è bello lasciarsi qualcosa dietro per poi ritornarci un'altra volta. Quindi mettiamoci in viaggio perché abbiamo l'ennesima frontiera da attraversare con gli immancabili controlli della polizia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. ¿De dónde es, caballero, usted? De Italia. De Italia. Sí. Bien. ¿Qué tal? Permítame su licencia de conducir. Claro, por favor. sí. ¿Cuántas personas viajan en el vehículo? Dos, es una casita rodante, sí. ¿De dónde se dirigen ahora? Vamos a Futaleufú y hacemos un poquito de carretera austral y después vamos a volver otra vez a Argentina. Bien, perfecto. Cargue combustible en Trevelin, que es más barato acá. Y Esquel desde hasta el límite tiene 50 kilómetros. Perfecto. Son 20 hasta Trevelin de asfalto, después hace 7 más de asfalto, Ajá. 27 kilómetros y el resto es de ripio. Pero está bueno el ripio. El ripio no con serrucho, pero Y en algunos lugares donde agarra viento, eso me... el viento es el que hace el serrucho. Y el viento acá viene del Pacífico, así que donde se embolsa entre las perfecto. montañas, agarra ahí Entiendo. partecita que va a tener, así que vaya despacio ahí. ¿Y a qué hora cierra la frontera? Ya que... A las 8 de la noche. Ah, a las No, 8. van re bien. Tenemos tiempo Sí, entonces. sí. Sí. Bueno, Bien, puedo ir. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, y puedo traer queso. Tiene que ser envasado al vacío. Anche in questo caso la polizia è molto gentile con noi e ne approfittiamo per chiedere alcune informazioni sugli alimenti che possiamo portare in Cile. Qui in Argentina il cibo è veramente di ottima qualità e anche economico e inoltre c'è molta scelta, mentre in Patagonia cilena non sembra essere proprio così e a causa delle restrizioni che ci sono in dogana bisogna stare sempre attenti a cosa portare per evitare multe. Bueno, solo queso está bien, entonces. El tema de E la poi dal carne. nulla il nostro buon amico poliziotto, per capire se fossi veramente italiano, mi fa una domanda molto precisa. Pizza lleva ananá. La pizza. La pizza lleva ananá. Lleva ananá, ¿qué significa? Fruta, dulce, ananá. Ah, la ananas, no, por favor, no. No. Acá no la comen con piña, no. Hasta luego. Sempre molto gentili i poliziotti argentini che scherzano anche sul fatto che a noi non piaccia assolutamente la pizza con l'ananas. Comunque ci hanno lasciato andare tranquillamente dopo controllo di documenti. Siamo quasi a Esquel e faremo un pranzo veloce e poi vediamo se ci dirigiamo alla frontiera oggi. Siamo qui dal distributore per fare l'ultimo pieno prima della frontiera, che sarà domani. Non facciamo in tempo a farcela perché ormai è tardi. Oggi si va in frontiera con il Cile, mancano 30 km e la strada qui è sterrata. Lasciamo proprio in questo momento l'asfalto. Siamo davvero soddisfatti delle nuove sospensioni, infatti affrontare queste strade sterrate adesso sarà super confortevole, ovviamente rispetto a prima.
ormai siamo vicinissimi alla frontiera, dopo 42 km di sterrato. Guardate che bel fiume che sta per accoglierci qui al confine. Eccoci alla frontiera. Anche questa sembra essere molto spartana. Il cartello dice Gendarmeria Nazionale, fermarsi, controllo della dogana obbligatorio. Abbiamo fatto l'uscita dall'Argentina molto veloce, anche se quando siamo entrati dal Passo San Francisco avevano sbagliato a scrivere il mio cognome e un altro errore, avevano dato la nazionalità argentina a Carlo, quindi ci hanno detto la prossima volta controllate bene perché è importante che le informazioni siano corrette. Però tranquillo, adesso Carlo sta facendo l'uscita del veicolo e poi passeremo dal lato cileno. Questa è la dogana, piccolina, sembra un rifugio di montagna, tutto di legno. Altri viaggiatori tedeschi ovviamente hanno un mezzone. Lasceremo l'Argentina purtroppo, No. ci mancherà tantissimo, Che dispiacere. però torneremo presto. Le uscite alla frontiera sono sempre molto tranquille. Qui siamo in paesi moderni, quindi le procedure sono molto snelle e veloci. Però adesso c'è una cosa che noi temiamo, che è il controllo cileno. L'altra volta ci hanno aperto completamente tutto il van ed erano interessati a cercare qualcosa. Chissà se oggi faranno lo stesso, non sappiamo se possiamo riprendere perché sono molto attenti. Ed ecco il cartello di rito. Che bella frontiera, col tettuccio in legno. Eccoci qua. Dietro una Fiat Uno, ma sembra una Panda. A questi li stanno controllando praticamente tutto. Aiuto. Ok, abbiamo fatto tutti i tramite, le carte, la burocrazia. Adesso arriva il momento più temuto, quello del controllo. Tra l'altro abbiamo letto che si può portare solo una fotocamera a testa. Vabbè, noi ne abbiamo 3, vediamo un po'. Ci hanno fatto cenno di metterci qui. Así está bien o me pongo recto? Ecco i tavoli Madonna, dove metteranno tutto. si Aiuto. incassano tutto. Ce l'abbiamo fatta, siamo di nuovo in Cile, però questa volta non abbiamo il deserto di Atacama, ma c'è la Patagonia cilena. Infatti il nostro viaggio comincia proprio qui a Futaleufú, dove stiamo per arrivare, e dove prenderemo la carretera australe, una strada che, pensate, è stata appena finita negli anni 2000. Adesso principalmente è ancora non asfaltata, noi ne faremo un pezzo, però ci hanno detto che qualche tratto è asfaltato, quindi meglio così. Il tempo si è anche un po' sistemato, ci sono meno nuvole e lì si vedono già i primi ghiacciai. Praticamente siamo entrati nella regione dove il paesaggio è simile a quello dei fiordi norvegesi. I controlli questa volta sono stati rapidi, per fortuna, vabbè, abbiamo dichiarato tutto, non hanno fatto nessuna discussione, cosa che era successo in Bolivia, mamma mia. Per esempio il mais siamo riusciti a portarlo questa volta, mentre in Bolivia ce l'ha stato tolto. Comunque è meglio così. Siamo arrivati in questa spiaggetta, l'acqua di questo fiume è trasparente, c'è una quantità d'acqua incredibile. Qui c'è una spiaggetta, solo che abbiamo fatto la prova prima, ma l'acqua è veramente fredda. E proprio adesso si stanno preparando dei ragazzi per fare kayak qui sul fiume. Questi 4 ragazzi si stanno preparando con la loro imbarcazione, stanno facendo tutti gli esercizi di riscaldamento e sono partiti. Seguono il flusso del fiume e si divertono. Potremmo farlo anche noi, però in Cile è un po' costoso, mi sembra che costi sui 100 euro a testa. Questa zona del Cile è famosissima perché si può fare rafting, perché ci sono dei fiumi con tanta acqua e delle rapide e si può scendere per tantissimi chilometri.
Il Rio Futaleufú nasce in territorio argentino dallo scioglimento della neve. Ben 300.000 litri al secondo di acque turchesi e limpide scorrono tutto l'anno impetuose nel territorio cileno. Questo fiume è classificato tra i primi 10 al mondo per fare rafting, sia come lunghezza del percorso che come pericolosità. Ma noi questa volta facciamo una cosa semplice. Carlo intanto è entrata in acqua. L'acqua è stupenda, di un verde. Comunque questo posto mi incuriosisce davvero tanto per la quantità d'acqua dolce e la sua somiglianza con il nord Europa. Per la notte andremo a dormire sul lago, c'è questo cancello. Apriamo. Eccolo. Richiuderò il cancello. Nirvan incastrato tra i bambù. Vediamo un po' com'è questo lago. Oh. Ah, c'è ancora un pezzetto di strada. Comunque questa parte di Cile è bellissima, molto verde, tanta acqua anche qua. Ed eccoci qui su questo lago, c'è una spiaggiona bella grande, altri che stanno forse dormendo nella macchina. Eccoci qua. Posizionamento al pelo. Allora, questo è il nostro primo campeggio qui nel sud del Cile. Devo dire che c'è andata proprio di lusso. Ecco uno spot tutto per noi gratuito. Qui ce n'è un altro, c'è anche il posto fuoco. Qui vicino a noi c'è anche un camper cileno. E poi dietro al campeggio c'è la spiaggia sul lago che crea il Rio Futaleufú, con sfondo ghiacciai e montagne patagoniche. Ma tu vuoi fare la carretera austral con noi? Vuoi venire con noi? Bello. Buongiorno da questa prima notte cilena. Abbiamo dormito benissimo, sembra essere veramente il miglior periodo dell'anno per visitare queste zone che anche d'estate sono abbastanza fresche. Infatti sui rilievi qui vicino c'è un po' di neve, però questa mattina ci siamo svegliati veramente con calma, abbiamo fatto colazione qui su questo prato. Questi sono posti che ti ricaricano, quasi come se fosse un campeggio, però tutto per noi.
Oggi sarà una giornata importante per il nostro viaggio perché inizieremo tra pochi chilometri la Carretera Austral, una delle strade più panoramiche del mondo. Quello che ha di speciale questa strada è che è stata creata qualche decennio fa per scopi militari, proprio per dare una continuità territoriale al Cile, che in questa zona è molto frastagliato, ci sono dei fiordi, quindi bisogna prendere molte navi e noi abbiamo evitato tutto ciò scendendo da Futaleufú perché le navi sono molto costose in Cile e quindi abbiamo saltato questo pezzo. La Carretera Austral è il sogno di ogni viaggiatore e essere arrivati fino a qui è veramente un grande successo per questa piccola spedizione sulla Panamericana, la nostra prima spedizione, e non vediamo l'ora di vedere il cartello con la strada numero 7 che indica appunto la Carretera Austral, che noi non faremo tutta perché poi non si può più andare con un mezzo in Argentina, ma il transito è riservato soltanto a ciclisti e pedoni. Adesso abbiamo fatto tutto, ci siamo preparati e siamo pronti perché oggi andiamo a vedere il primo posto, andremo a fare un trekking in montagna, anche molto breve. La giornata è spettacolare, quindi non ci resta che proseguire. Lo sterrato continua e lasciamo il lago per rimetterci dopo qualche chilometro nella Carretera Austral. Siamo arrivati davvero e sono veramente incuriosito dal perché questa strada sia così famosa tra i viaggiatori e non vedo l'ora di scoprirlo. Ragazzi, un grande saluto dalla Patagonia cilena e ci vediamo al prossimo video per festeggiare insieme questo grande traguardo del nostro viaggio sulla Panamericana.